Ciao, io sono Sonia. Finalmente, dopo secoli, sono riuscita a pubblicare il video di come costruisco il cosplay di Senua. Prima di cominciare vi invito a guardare la descrizione per tutte le info e tutti i vari modi che avete per supportare il mio lavoro. Detto questo, lasciate un bel mi piace o un commento e iscrivetevi. Spero che il video vi piaccia e vi lascio alla editing Sonia. Iniziamo dalla prima parte che ho lavorato di questo cosplay, ovvero il gioiello sulla tiara. Dopo aver cercato le reference ho disegnato una guida con tutti i dettagli accurati per riuscire a ricreare la scultura iniziale. Sto utilizzando questa plastilina molto dura per fare dei dettagli molto piccoli. Questa è in assoluto la scultura più piccola che ho fatto e ha dei dettagli davvero minuscoli. Ho creato il box per fare lo stampo in silicone. Come vedete qui, con lo stesso metodo ho fatto anche la fibbia della cintura e la spilla. Spoiler, la spilla è uscita malissimo e l'ho fatta stampare in 3D. Poi la vedrete. Dopo aver pulito lo stampo in silicone ho mescolato i due componenti della resina e ho fatto il pezzo finale. Il video è velocizzato qui, ma la resina che sto utilizzando si catalizza molto rapidamente, nel senso che diventa dura tipo subito, quindi è molto comoda. Questa è la spilla con una base di nero lucido e la pittura Alclad Metal scura, che è ad aerografo. Poi ho accentuato i dettagli con la pasta argentata Goldfinger. Questa è la differenza prima e dopo la pasta argentata. Infine ho dipinto i dettagli azzurri con gli acrilici e un pennello sottilissimo. Passiamo al collare di pelo. Ho fatto un modello veloce con la carta e l'ho trasferito su del pelo sintetico bianco che poi ho sporcato con l'aerografo. In realtà poi dopo averlo finito ho cambiato idea, così ho comprato dei campioni di scarto di una pelliccia vera perché mi sembrava molto più bella e realistica. Anche quella è stata sporcata e sistemata a dovere. Per il vestito ho creato il modello sul manichino e ho usato questa stoffa tartan e del cuoio scuro. Questa parte è stata molto sperimentale e non ho registrato tutte le parti perché non sono abituata a cucire così tanto. Il disegno sulla parte del petto è tutto ricamato con la macchina da cucire. Per dare un effetto invecchiato al tutto ho utilizzato carta vetrata, colore vario a pennello e aerografo. Mi raccomando, ricordatevi sempre di bere. Per fare le scarpe ho preso la forma del mio piede e l'ho trasferita sul cuoio. Questo cuoio era più grosso, quindi ho dovuto cucire a mano non avendo la macchina da cucire adatta. Ho fatto una prova anche con il pezzo del gambale, sempre in cuoio ma un po' più sottile. E poi sono passata alla parte di invecchiamento del tessuto. Ancora una volta aerografo, pennelli e stavolta ho preso anche della terra mescolata con della colla per farla attecchire. Per i pantaloni ho preso un modello da un paio che avevo già e ho usato del cuoio elasticizzato.
Questa è una prova dove li indosso. Scusatemi se non ho messo a fuoco bene, ma la videocamera è quello che è. Comunque anche qui la stessa cosa di prima, perché se non è rovinato non è bello. La cintura è una semplice striscia di cuoio con qualche borchia e rivetto attaccati per creare altri dettagli. Passiamo alla parte che secondo me è più importante di tutto il cosplay, la parrucca. Il materiale di base è la lana cardata. La divido in strisce per poi immergerla nell'acqua saponata bollente e poi arrotolare il dread su della gomma piuma per fare in modo che faccia più attrito. Poi la immergo di nuovo nell'acqua e ripeto questa cosa. Ripetiamo l'arrotolamento tipo per 75 volte e abbiamo fatto 85 dread. E così per ogni singolo dread. Quanti ne ho fatti? Non lo so e non lo voglio sapere. Grazie. Ah, aspetta, perché non ho finito. I dread sono anche tinti con questo colorante per la lana. E ora immaginate alle 8 di mattina io che cucino sta roba che non vi dico cosa sembra. Poi non avevo neanche voglia di fare colazione. Molto bene. Poi ho rasato una parrucca lace front, rip parrucca direi che non porterò mai più nella vita. Yeah! E ho scurito i dread con del nero per dargli un po' di tridimensionalità. O comunque erano troppo chiari, quindi li ho scuriti con il nero. Ora, vedete questa bellissima base? Ho cucito tutti i dread intorno sul bordo. Una volta cuciti tutti ho alleggerito la coda tagliandone gran parte più corti o comunque di altre misure anche basandomi sulle immagini di riferimento. Questi sono alcuni dei dettagli che ho aggiunto alla parrucca. Perline, spaghi vari. Mi ci è voluto parecchio per trovare tutti i dettagli giusti e anche a cercare le immagini e i video dal gioco. Anche la parrucca ha una buona dose di sporco. Soprattutto grigio per emulare il guado. Questa cosa l'avevo vista sul documentario di Hellblade dove avevano detto che appunto questo personaggio era un barbaro che si metteva il guado nei capelli. Se andate a vedere è molto interessante quel documentario. Per fare la parte della tiara intorno alla fronte ho preso le misure su di me e ho creato un cartamodello che metterò anche nel mio negozio su Etsy. Appunto, se vi interessa che lo metto nel mio negozio, scrivetelo pure nei commenti, così sono più contenta, tanto lo mettevo lo stesso, non cambia niente. Ho usato il foam da 2 mm perché è più facile da usare rispetto al cuoio e si ottiene comunque un ottimo risultato, perché poi l'ho intagliato, ho disegnato tutti i dettagli, che poi ho inciso e scaldandoli con la pistola termica sono usciti tutti i solchi. Poi per creare la texture ho scaldato il foam e ho passato la carta di alluminio stropicciato, metodo molto molto old school. Poi altri dettagli incisi, ho levigato il retro del gioiello per fare in modo che si incollasse meglio e questi sono alcuni dettagli visti da vicino. Poi ho colorato con gli acrilici come al solito. Se avete visto gli altri miei video sapete come si colora il foam. Ho aggiunto poi lo spago per agganciarlo in testa. Questa è la bellissima spilla stampata in 3D in resina da Mattia. Grazie mille Mattia. E vi lascio il suo profilo qui sotto in descrizione perché i suoi lavori sono fantastici. Andate a vedere il suo portfolio. Io l'ho semplicemente levigata e colorata ad aerografo con lo stesso metodo usato per il gioiello. Per lo specchio ho tagliato con il flessibile uno specchio rotondo e gli ho dato la forma che mi serviva. Mi raccomando, non fate queste cose a casa, non utilizzate il flessibile se non siete adulti o se non siete accompagnati dai genitori, per favore non fatevi male, grazie. Per rinforzare la parte dietro ho usato un termoplastico che si chiama Tex. Ho messo 2 strati e ora guardate la mia bellissima facciona, wow. Ok. Ho modellato il resto degli altri dettagli con il Black Warbler. Con la carta vetrata ho rovinato un po' lo specchio per dargli un aspetto più antico. Poi ho inciso i dettagli sul retro con vari attrezzi, taglierino e punte rotonde da scultura.
Ho colorato con l'aerografo, partendo da una base nera e poi anche con il pennello. Ho usato varie sfumature di ocra, bronzo e oro. Siccome mancava qualcosa, mancavano dei dettagli, allora ho deciso poi di mettere anche la foglia d'oro in alcuni punti sul retro. Ho aggiunto l'effetto invecchiato poi sulla foglia d'oro con un componente che mi hanno dato al negozio di Belle Arti, che praticamente dovrebbe essere bitume per invecchiare la foglia d'oro. E fatto apposta, appunto. La testa, che ha appesa alla cintura senua, è una semplice forma ricoperta di tessuto. Ci ho messo degli agganci e con i colori ho creato sfumature per aggiungere dettagli di sporco, sangue e altra robaccia. Qui non si vede, ma l'ho rifatta da capo poi, perché in seguito era troppo pesante, appunto, come vi dicevo, e mi faceva scendere la cintura. La spada probabilmente è stato il pezzo più complicato. L'ho fatta stampare dal mio amico Marco, grazie Marco, anche lui è bravissimo, andate a vedere i suoi lavori, vi lascio sempre il suo profilo in descrizione. Il materiale è stampato in 3D in plastica, perciò ho dovuto levigarlo tantissimo prima di arrivare ad un risultato soddisfacente. La lama è semi-trasparente perché all'interno ci ho inserito una striscia LED. Qui ho incollato tutti i pezzi della lama con un'apposita colla bicomponente e poi la sto levigando. Dopo aver levigato ho stuccato gli altri pezzi, quelli scuri, con lo stucco bianco coprente per ricoprire gli ultimi difetti rimasti. Ho fatto tipo più o meno 6-7 strati di stucco, tipo tantissimi. Ne è valsa la pena però perché sono venuti fuori veramente lisci. La lama, dato che aveva un sacco di altri dettagli incisi, ho passato la vernice nera e ho levigato con una carta fine in modo da lasciare solo le incisioni di un colore più scuro, ovvero il nero. A saperlo adesso avrei preferito non farlo nero, magari un pochettino più chiaro, tipo un blu scuro, perché per conto mio è venuto fuori un pochino troppo scura. Per colorare il manico poi ho usato il nero e poi di nuovo il colore metallico per l'aerografo. Per creare più dettagli stavolta ho usato anche un pennello rigido e questo acrilico argento, Polycolor dovrebbe essere la marca se non sbaglio. In questo modo si creano dei graffi e si evidenziano meglio le parti in rilievo. Poi con la pittura molto annacquata, molto diluita con l'acqua e un fazzoletto ho aggiunto un po' di sporco qua e là. Per colorare la lama ho usato questi colori. Ho cercato di fare uno strato molto leggero e poco coprente, però come vi dicevo prima, di base la lama mi è venuta fuori più scura di quello che doveva essere all'inizio. Però pazienza, sono contenta del risultato. E appunto non volevo, volevo fare uno strato poco coprente e leggero per non rovinare l'effetto dei LED. Qui mostro com'è la parte delle luci. C'è un piccolo portabatterie da 6 volt per i LED da 5 volt. Non credo di essere molto brava nella parte elettronica, quindi questa parte prendetela un po' con le pinze. Comunque, come anima per la spada, ci sono 2 bastoncini di ferro che servono per dargli un po' più di stabilità in più. Siamo finalmente arrivati alla parte più costosa di tutto il cosplay, ovvero la protesi. Questa è la base in plastilina. Ho creato queste vene che poi andranno attaccate tutte intorno al braccio. Ho seguito dei tutorial e anche delle indicazioni dal mio amico Andrea. Grazie mille Andrea. Niente, oggi sto menzionando troppe persone. No, comunque anche lui è molto bravo, andatelo a seguire. Sto colando il silicone per avere il calco. Dopodiché ho pulito il calco,
Ho fatto una passata di vaselina per evitare che la protesi si appiccicasse e ho incapsulato il silicone per la protesi all'interno di un incapsulante che si chiama Q-Balls. Qui vedete la prima colata di silicone e poi sto togliendo l'eccesso per appiattirla. Questa è stata in assoluto la prima volta che l'ho fatta, perciò non ho registrato tutto il processo. E se volete saperne di più sull'argomento, guardate appunto questo tutorial, che ve lo lascio da qualche parte. Piccola nota, l'incapsulante invece che stenderlo con l'aerografo l'ho steso con il pennello, perché avevo paura che l'aerografo si intasasse, visto che ne ho già intasati 9 nella mia vita e quindi anche no. E devo dire che ha funzionato molto bene, sono riuscita a fare anche uno strato un po' più grosso della normale, così almeno era anche più resistente. Infine, questa è la prova di applicazione. Ho utilizzato lo Snappy G, che è una colla apposta per le protesi. Piano piano ho applicato la protesi. I bordi sono sfumati con l'acetone sulla pelle per avere un effetto realistico. Questo è possibile perché l'incapsulante che c'è sui bordi della protesi, che praticamente c'è solo quello che crea una pellicola, si scioglie con l'acetone. Quindi giusto per farvi capire un attimino come funziona. Per colorare la protesi ho utilizzato dei colori ad alcol specifici e l'effetto è molto figo secondo me. Quindi ora siete pronti per vedere il risultato finale.